Madonna che sonno. Meno male c'è almeno la colazione pronta. Il caffè, la tazzina. La Nutella, sì, ma sta Nutella dove la spalmo adesso? Mi è venuta in mente una cosa. Meno male, ci ho pensato ieri, mi sono preparato un bel pan bauletto, attenzione, mi sono salvato giusto all'angolo. Mamma che bello! Mamma mia che colazione, ceci! Bene amici, siete curiosi e volete scoprire anche voi come ho preparato questo pan bauletto? Bene, allora andiamo subito in cucina e vediamo come si prepara. Per preparare due pan bauletto realizzati con due teglie simili a queste, delle dimensioni di 23x10 cm circa, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti. 800 g di una farina di medio forza, in questo caso utilizzo una garofalo con un W di 260 V, 300 g di acqua a temperatura ambiente, 180 g di latte sempre a temperatura ambiente, 40 g di olio extravergine d'oliva, 20 g di sale, 10 g di zucchero e 20 g di lievito di birra fresco. L'impasto è realizzato con la solita procedura. Qui in alto trovate il link alla mia video guida sugli impasti fatti sia a mano che con Planetaria. In questo caso, visto che c'è anche dell'olio all'interno della ricetta, vi ricordo che i grassi è bene aggiungerli come ultimo ingrediente. Ecco a voi quindi l'impasto una volta tolto dalla Planetaria. Quindi procediamo con qualche giro di piega e un po' di pirlatura per rinforzare il nostro impasto. Una volta raggiunta questa consistenza, l'impasto è terminato, anche se non risulta ancora perfettamente liscio. Perciò prendiamo un contenitore ermetico precedentemente oliato, riponiamoci l'impasto, chiudiamo e lasciamo lievitare fino al suo raddoppio a temperatura ambiente. Ci vorranno circa 3-4 ore a 20 gradi centigradi. Trascorso questo tempo, ecco a voi come risulterà l'impasto. Quindi prendiamo, capovolgiamo la ciotola su un piano da lavoro e dividiamo l'impasto in due parti uguali. Fatto ciò, prendiamo ciascuna delle due parti e stendiamole in questa maniera. Dopodiché, una volta stese, procediamo e facciamo delle pieghe a fazzoletto in questo modo. Terminata anche questa fase, prendiamo quindi il mattarello e stendiamo il nostro impasto fino ad ottenere una larghezza simile a quella dello stampo in cui andremo a creare il nostro pan bauletto. A questo punto non ci resta fare altro che arrotolare su se stesso l'impasto fino ad ottenere un grande rotolo. Da ultimo non ci resta che riporre il nostro impasto all'interno dello stampo e procedere alla stessa maniera con l'altra metà di impasto. Ecco voi quindi il risultato finale. A questo punto non ci resta che riporre nuovamente all'interno del forno spento i nostri due panetti a lievitare per circa un'ora e mezza. Trascorsi circa 90 minuti il nostro pan bauletto sarà bello che raddoppiato in volume, quindi è pronto per essere infornato. Ma prima diamo una bella spennellata con un po' di latte su tutta la superficie, in questo modo. Da ultimo non ci resta che infornare in forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 40-45 minuti. Ed ecco a voi amici, dopo 40-45 minuti, il risultato. Due pan bauletto davvero strepitosi.
Ragazzi miei, finalmente l'assaggio, madonna mia. Come sapete io sono un drogato di cioccolato e secondo voi come devo provare sto panino? Cioè, sta fetta di pan bauletto con la Nutella, quindi prendiamo giusto poca Nutella, va bene questa? Sì, va bene, giù tutto, vai così Ivo. Vai così che dimagriamo l'anno prossimo. Ma sì, dai, la vita è una, godiamocela, no? Una bella fetta di pane con Nutella. Ci dobbiamo privare anche di quello. Dai, su, dai. Ragazzi, guardate che bello. Che dire, sono davvero soddisfatto perché l'aspetto è quello del classico pan boletto che andiamo a comprare. Morbidissimo. E guardate qua che roba. Morbidissimo. Una spugna. E vabbè, io lo assaggio per voi perché voi non potete, quindi lo provo io, vediamo com'è. Troppo buono, troppo buono. Ragazzi miei, cioè sta roba qua è una droga, cioè guardate voi che roba, morbidissimo, soffice, buono, saporito, sano, perché comunque cioè, è un pane molto sano, direi, non c'è nulla di che. È ideale per le colazioni, da mangiare accompagnato alle nostre cene, ai nostri pranzi, va benissimo per fare dei tramezzini per quando uscite a fare le vostre gite. Insomma, è un panino che, come il classico pan boletto che tutti conosciamo, possiamo usare in qualsiasi occasione. Che dire, semplice, veloce, buono. Cosa state aspettando a farlo voi? Fatelo subito anche voi, fate la scorta, io poi cosa faccio? Lo taglio a fette, lo metto in freezer e me lo conservo per quando mi serve, quindi se so che tra mezz'ora devo mangiare tiro fuori 2-3 fette e sono a posto. Ragazzi, che dire, vabbè, questa la finisco dopo e anche questo video ormai è giunto al termine. Come al solito spero che questo video vi sia piaciuto e se così è vi invito a mettere un bel mi piace qua sotto e a iscrivervi al mio canale, così non vi perderete più nessuna delle mie ricette. Vi ripeto anche che in descrizione trovate il link alla mia pagina Instagram dove potrete trovare dei contenuti un po' più esclusivi che pubblico ogni giorno, qualche foto di pizza, pane, un po' di tutto, quindi seguitemi anche lì così rimarrete aggiornati su tutto e che dire, alla prossima con un nuovo video sul canale Il Divo della Pizza. Ciao!